a bocce ferme, mettiamoci a bocce ferme e torniamo su Bologna-Inter e tutto quello che ne consegue, le rimesse laterali, le dichiarazioni di Inzaghi, il confronto col Napoli, il testa a testa, il calendario, la prossima partita di Coppa Italia contro me, mi esplode la testa. Però la prima cosa che voglio dire è che evitiamo davvero ogni genere di catastrofismo, non lasciamoci andare alla sfiducia più totale. Lo dice un pessimista cronico, lo dice uno che proprio se c'è una cosa grigia la vede nera. Ecco, ecco. E lo voglio dire io però, lo voglio dire appunto io, perché comunque il fatto che tu sei al 21 d'aprile, sei a Pasquetta, no? E lo so, la Pasqua ti è andata anche un po' di traverso perché hai perso. E quindi adesso il Napoli proprio col fiato sul collo, lì, a testa, eh? Ok, però sai che ogni partita è importante. Sai che ogni partita ti può svoltare la stagione. Ogni partita che andrai a giocare avrà un valore e un significato alto, no? E io quindi onestamente a chi mi sta facendo vivere una stagione del genere non posso dar contro. No, no. Anche solo per il fatto che magari mi sento un po' tra virgolette, calcisticamente parlando, spaventato, perché poi il rovescio della medaglia è questo. Il rovescio della medaglia è che tu sei in corsa per tutto e che, parliamoci chiaro, puoi anche non vincere niente. Anzi, forse è più probabile questo che il vincere tu. Anzi, no, forse, è sicuro, è così. È più probabile che tu non vinca niente piuttosto che vinca tutto, è molto più probabile. In percentuali, ecco. Però questo non deve farci annebbiare in qualche modo perché l'80-90% delle squadre già sa che non vincerà niente. Il 90% delle squadre già sa che non vincerà niente. Quindi noi che questo sogno possiamo cullarlo, diciamo così, dobbiamo mantenere un po' di sangue freddo. Ecco. Voglio vedere che succede, però. Vabbè, calma. Ecco, volevo partire da questo preambolo. Adesso invece andiamo a discutere su tutte le altre cose che sono molto interessanti. E non parlo della polemica sterile, anche se su quello ci arriveremo. Prima, come al solito, se volete, vi invito a spolliciare, signori miei. Iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti. E stasera credo che facciamo, dopo la partita della Juve, parliamo. Non so se riuscirò a vedere anche un po' le altre. Non lo so, vediamo. Perché oggi è Pasquetta, ragazzi. È Pasquetta un po' per tutti, credo. Vediamo un po' che ne viene fuori. Ma stasera sicuramente qualcosa facciamo. Quindi se volete din don, attivate la campanella. Fatemi sapere voi che programma avete anche per oggi se volete, no? Sbizzarrito i soldi, ditemi un po'. Io devo andare a quel pazzo di mio suocero che da napoletano oggi mi romperà le scatole, lo so benissimo e va bene, fa parte del gioco. No, non parliamo niente di questo, parliamo di Bologna-Inter e abbiniamolo e in qualche modo mettiamolo anche in relazione a Monza-Napoli. Perché io vi dico la verità, se vado a vedere la prestazione dell'Inter e se la vado a paragonare a quella che ha fatto il Napoli al Monza, non è che so così, oddio, mamma mia, come facciamo? No, no, io ho visto comunque una buona prestazione dell'Inter, al netto dell'attacco, perché l'ho detto ieri, lo ripeto adesso, tra l'altro, ecco, mi sembrava strano che Inzaghi non avesse preferito Arnautovic, che non l'avesse fatto in qualche modo giocare, no? Ha avuto una ricaduta e quindi praticamente non aveva minutaggio sostanzialmente. E quindi con Correa e Taremi, ragazzi, veramente fai fatica. Veramente. No, ma non voglio, mi ripeto, non voglio accanire, ma con Correa e Taremi, con il Correa e il Taremi di quest'anno, che in due, e dico in due, non ne fanno mezzo, e dico non ne fanno mezzo, è difficile, è difficile. Però al netto di queste defezioni, al netto della stanchezza, di quanto una partita europea ti possa provare, io comunque ho visto anche un'Inter quadrata, un'Inter che è rimasta sul pezzo contro una delle squadre più in forma del campionato, una delle squadre o la squadra addirittura che gioca il miglior calcio in questa stagione, per quanto mi riguarda. Quindi io parto sempre dal valore dell'avversario e quello del Bologna è altissimo. Qualcuno mi ha detto: Ma dove è finita la tua sportività? Non hai Come non ho parlato del gol d'Orsolini? Ma state scherzando? Ha fatto un gol clamoroso.
un gesto tecnico e non il primo, l'ho detto io, lo ripeto, non il primo di livello, ma di cosa stiamo a parlare? Quindi mettiamoci dentro tutti i meriti del Bologna, di una squadra che sta facendo qualcosa di clamoroso. Assolutamente, e proprio per questo io comunque la prestazione dell'Inter non l'ho vista insufficiente. È stata una partita da 0-0 per 90 minuti. Nel finale hanno voluto fare qualcosa in più e ci sono riusciti, evidentemente, assolutamente. Però io ho visto un Inter comunque, ripeto, dentro la gara molto bene e tutto il resto. Non vedo un Napoli che in questo momento mi spaventa tantissimo. Io dopo queste due partite continuo a dire che dipende da noi. Per me dipende più dall'Inter che dal Napoli. Sappiamo però gli impegni dei nerazzurri sostanzialmente. Poi, se vogliamo, andiamo con il Napoli che ha faticato parecchio col Monza. Il Napoli ha faticato parecchio col Monza. Secondo me, io continuo a pensare forse più mentale che fisico. Per forza deve essere più mentale che fisico, visto che al netto di tutto andranno a giocare forse la metà delle partite dei nerazzurri. E quindi deve essere per forza la paura, non la paura, come si dice, il vivere un testa a testa sfianca molto di più loro che noi, forse a quanto pare. E, la polemica delle rimesse laterali battuta una 11 metri più avanti, l'altra 7. E se sommiamo gli errori sono 18 metri. Ed è un errore evidente. Partiamo da questo, ecco, partiamo dal fatto che ci sono stati due errori, non uno, due errori, e sono evidenti, sono oggettivi, punto. Non c'è null'altro da dire. Aggiungo, non è un alibi. Non può essere un alibi. Ci sono due errori evidenti, c'è un terzo errore molto più grave che è quello di non saper difendere su una rimessa laterale. Non siamo riusciti a difendere su una rimessa laterale con una difesa piazzata, con una difesa che aveva 7-8 uomini a difendere e non siamo riusciti a buttare via quella palla con Bissek che praticamente la scodella in mezzo. Poi qualcuno si è accanito su Di Marco. Io ho sentito il parere di Costacurta e Bergomi, che credo ne sappiano più di me, credo, su per giù, no? In quanto difensori che qualcosina hanno fatto, e hanno detto che Di Marco veramente non poteva fare nulla su quella fattispecie. Merito anche di... Lo ripeto ancora una volta perché qualcuno mi dirà dove è finita la tua... Orsolini, grandissimo gesto tecnico, punto. Ma non si rimette, per me non si deve mettere quella palla all'indietro di Bis, sono due che vanno a saltare, lo sottolinea anche Inzaghi. Quello che mi dispiace è che lo si fa passare adesso di nuovo per Piangina, no? Perché poi nessuno ascolta l'intervista integrale, giustamente vanno al fermo, il discorso è che poi andiamo sempre lì. Io devo alcune volte ragionare con quelli che guardano solo il fermo immagine, si leggono solo il trafiletto e si fermano al titolo, e questo è, a me parlare con quella gente là non va, perché poi è quello è il discorso, e quindi non mi lamenterò mai per un errore arbitrale, e c'è stato, questo va a dire, come in passato magari c'è stato qualcosa a favore. Io ho sempre detto, lo sapete, ormai mi sentite da 6, 7, 8 anni, e il discorso è sempre quello, non mi sentirete mai a pigliarmi, no, all'arbitro che mi ha fatto perdere lo scudetto, ma non esiste una roba del genere, perché se facessi così darei ragione a tutti quelli che alla prima occasione, no, la marotta lì. Ecco, però quello che mi piacerebbe è un po' di credibilità e di coerenza, perché tutti quelli che da settimane popolano l'hashtag Marotta League, perché ieri non hanno detto no, ma questa volta l'Inter non è stata favorita, anzi è stata svantaggiata. Allora lì sarebbero anche un po' credibili. No, invece quelli là che fanno stavolta? Vanno ad attaccare Inzaghi. E il piangina. Ma quando i primi a piangere siete voi? Cioè, questa è la cosa ridicola, no? Non è che ammettono, no, il piangina. Quando piangono da una vita, ancora dovevano nascere, già piangevano. Cioè, è questo l'assurdo del web, sostanzialmente. Quindi c'è poco da dire. Godiamoci questo campionato, godiamoci queste squadre. Io mi godo la mia e me la sto godendo.
E vediamo un po' dove tutto questo ci porta. Credo che sia molto importante, non da sottovalutare anche la prossima partita dell'Inter, ma come dicevo prima, saranno tutte importanti, non si può tirare il fiato, mai. Il calendario io non lo vedo così favorevole al Napoli, soprattutto per quelle che sono le condizioni delle due squadre, perché il Napoli ha tante partite contro squadre che si giocano la salvezza. Il Napoli, il Lecce per esempio, non penso che la darà gratis a... in che senso? La farà vincere. La farà non so che è uscito sta roba. La farà vincere al Napoli, se non sbaglio hanno anche il Parma. È vero l'Inter alla Roma, ma a me preoccupano più queste squadre che devono evitare la salvezza in questo momento storico. Non sarà semplice, più che altro è che all'Inter, dopo le due di Barcellona, cioè sfida col Barcellona, già quella dopo sarà dura. Ritorno col Barcellona, quella dopo sarà ancora più dura. Perché l'abbiamo visto, no? Non può essere sempre. È questo. Ma questo ce lo siamo voluti noi ed è un bene che ce lo siamo voluti noi perché significa andarsi a giocare due partite di semifinale di Champions League e quelle non le giocherai tutti gli anni, non le giocherai in tutte le stagioni, per cui quelle là sono due sfide che non vedo l'ora si giochino, ecco, sostanzialmente. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate le accade, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio da Neschio.